sto finendo il terzo anno di economia, cosa devo fare, magistrale o master? Sono straindeciso. Io volevo continuare attività di famiglia nel settore sanitario, pensavo di fare management sanitario, ma farlo come magistrale o master. Non so cosa intendi come master, cioè intendi proprio un master tipo un MBA o roba del genere, però prima di lavoro nell'azienda di famiglia volevo fare esperienze in altre aziende, fare master all'estero o in Italia. Spiegami un attimo quando parli di master a cosa fai riferimento, perché il master tecnicamente è la magistrale, quindi spiegami un attimo quello. Io una cosa che vi dico, un percorso che ho visto succedere spesso è quando c'è un business di famiglia, al di là delle dimensioni, tipicamente si è giovani, si vuole fare la propria strada, voglio cavarmela da solo, voglio fare il mio percorso e quindi si tende a non valutare l'opportunità che sia all'interno, perché devo creare qualcosa di mio. Poi cresci, dopo che hai fatto magari vari tentativi a destra e a sinistra, ti rendi conto che quello che hai già in casa è il risultato dello sforzo che è stato fatto dalla tua famiglia e quindi è veramente un peccato farlo finire oppure darlo in mano a estranei. Per cui in più occasioni ho visto persone proprio allontanarsi e poi ritornare per il rotto della cuffia o quando magari era troppo tardi. Per quanto riguarda il discorso dell'MBA, io ti consiglio di, dopo la triennale, non so quanto sia grande l'azienda di famiglia, ma probabilmente di iniziare a fare l'esperienza lavorativa anche all'interno, se è un qualcosa che ti può portare valore. Perché attenzione, l'MBA, cioè se quello che tu ti aspetti è un indirizzo imprenditoriale, non te lo dà l'MBA, perché l'MBA è Master in Business Administration, cioè tu impari a gestire business già strutturati, cioè nelle aziende, quindi entrare come manager in aziende in business strutturati. Se sei all'interno di un business di famiglia che è già strutturato e grande, quindi hai tanto da imparare, perché buttarla come opportunità? Poi, una volta che hai già un minimo di... uno dei 2000 scenari, ora senza entrare in dettaglio, non conosco i dettagli, però proprio per pensare un attimo fuori dagli schemi standard, potrebbe anche essere interessante lavorare per un po', a fare accrescere esperienze, a quel punto capisci che tipo di formazione, se necessaria, successivamente ti può aiutare a portare più valore all'interno del business, perché ti devi un attimo staccare dai libri potenzialmente. Io consiglio sempre di fare, se possibile, un'esperienza all'estero, però anche lì non conosco l'azienda, non conosco quanto è grande, non conosco se il business è locale o internazionale, però parlando con altre persone, facendo del coaching o delle consulenze se serve, o confrontando con altri che fanno percorsi simili, cercate un attimo di guardarvi attorno, cioè non dare per scontati che triennale, magistrale, esami, 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 titolo 1, titolo 2, titolo 3 e così imparo, imparo. No, quando vai sul lavoro inizi veramente a imparare cose diverse per le quali si spera ti sei preparato all'interno dell'università. E certo, mi puoi contattare, puoi mandare una mail, metto sempre i riferimenti nei video a maurizio@mistermanager.it e poi approfondiamo. L'unica caratteristica con lei non lo so, con me si può fare. Ma lei contattala e chiediglielo. Ci si dà del tu, ragazzi, qua. A me sta capitando molto spesso di ricevere mail o di parlare nei gruppi e quando mi date del lei già c'è il pizzetto bianco. Lasciamo stare.